Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Con il video di oggi voglio rispondere a una domanda fatta nella community. Come decorare una libreria per un effetto wow? Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. La libreria. Che uno sia un lettore più o meno appassionato è un componente di arredo presente in tutte le case. Può essere una libreria a tutta parete, una libreria divisoria che separa otticamente due ambienti di uno stesso open space, oppure una serie di mensole, poco importa, tutti abbiamo questo spazio in casa. Solo che spesso non viene valorizzato al meglio e libri e oggetti sono messi senza un vero e proprio criterio. Vediamo quindi come decorare la libreria per renderla davvero piacevole da vedere, una piccola opera d'arte. Parti da zero. Questo è ovvio se compri una libreria nuova, ma se vuoi dare un nuovo look ad una libreria già presente, togli tutto e riparti da zero. Togliere qualcosa per aggiungere altro rischia di creare caos e confusione. Naturalmente potrai fare una bella fotografia prima di togliere tutto, così se il risultato finale non ti convince e puoi rimettere tutto come era prima, non farai fatica. Come ordinare i libri? Partiamo da una libreria formata principalmente da libri. Ci sono molti modi per sistemarli. Uno può essere in ordine alfabetico per autore. Questo modo rende veramente facile la consultazione, parti dal nome dell'autore e poi dal titolo. In caso di serie avrai tutti i libri insieme. Per dare un tocco di movimento e colore potresti mettere delle belle lettere in legno in corrispondenza del nome dell'autore. Secondo, il genere letterario. Se ti piacciono tanti generi diversi, ovviamente potrai dividere i libri a seconda dell'argomento. Anche qui potrai trovare un oggetto, un'immagine che possa dare colore e movimento e segnalare il tipo di argomento. Per colore della copertina. Puoi dividere ancora i tuoi libri in questo modo, per colore della copertina appunto, creando scaffali di grande impatto. Ovviamente la consultazione sarà più complicata, ma il colpo d'occhio è davvero incredibile. In tutti e tre i casi ricordati che i libri vanno messi orizzontali o verticali, ma mai in obliquo, onde evitare di rovinarli. Non è obbligatorio decorare la libreria solo con libri. Al contrario, soprattutto se fosse in un living o se fosse una libreria bifacciale, è possibile, anzi auspicabile, accostare altri oggetti ai libri. Vasi, quadri, foto, oggetti vari e anche piante. Per una libreria dall'effetto wow, ecco alcuni suggerimenti. La regola dell'1 terzo. Con questa regola devi usare 1/3 dello spazio per un oggetto grande e importante, 1/3 per i libri, 1/3 per oggetti più piccoli. Non è che devi usare questa regola sempre e per tutti i ripiani, può essere che hai 1 o 2 ripiani solo di libri. In generale però questa regola, se ben seguita, creerà movimento e darà l'idea di qualcosa di davvero raffinato e studiato. Metti prima gli oggetti grossi. Guarda sempre la libreria nel suo insieme e non solo ogni singolo ripiano. Cerca di mettere gli elementi grandi in maniera che possano comunicare tra loro in altezza, forma, materiale o colore.
Non metterli nello stesso posto nei vari ripiani, ma crea piuttosto uno zigzag, una triangolazione. Una volta messi i pezzi più grossi aggiungerai i libri, sempre tenendo presente il filo conduttore tra i vari pezzi e tra i vari ripiani. Infine metterai gli elementi più piccoli, sempre con lo stesso criterio e avendo cura di non esagerare in quantità. Crea delle piccole composizioni con gli oggetti che siano coerenti tra loro, ma fai attenzione che abbiano altezze diverse per creare movimento. Per esempio potresti mettere un vaso, una cesta e un quadro o una fotografia. Puoi usare libri messi in orizzontale e appoggiarci un oggetto per modificarne l'altezza. Rendi ogni ripiano unico, ma non dimenticarti di controllare la libreria nel suo insieme. Bilancia gli oggetti, i colori, le altezze e i materiali e le texture, riprendendoli su più ripiani. Non avere l'ansia di riempire tutto. Al contrario, lascia qualche vuoto qua e là nei ripiani. Questo lascerà maggior respiro e soprattutto valorizzerà ciò che hai messo sui vari ripiani, che altrimenti si perderebbe. Aggiungi piante. Ebbene sì, è buona cosa decorare la libreria con qualcosa di vivo, un poco di natura. Questo particolare darà subito quel tocco di eleganza e unicità alla tua libreria. Può essere un vaso di fiori, un vaso con qualche ramo o foglia, una vera e propria pianta. Anche qui non metterne una sola, ma ripeti sapientemente il tocco di verde su più di un ripiano. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre, se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like. E se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella in modo da non perderti i prossimi video. A presto! Ciao!